La sagoma di un bombardiere proveniente dalla costa si avvicina rapidamente e punta dritto verso il sommergibile italiano. Non c'è tempo per immergersi. Il comandante ordina ai serventi di portarsi ai posti di combattimento. In tutta fretta caricano la Breda 1931, la mettono in posizione di tiro e aprono il fuoco. Forse sorpreso dalla violenta reazione, il B-25 sgancia troppo presto. La bomba cade davanti al sommergibile ed esplode, creando una grande onda, ma nessun danno. Proprio quando il bombardiere vira di 45 gradi per evitare il fuoco serrato, viene colpito, si incendia, perde quota e precipita in mare. L'equipaggio del sommergibile tira un respiro di sollievo. Ancora non lo sanno, ma la loro è l'ultima vittoria della Marina dell'Asse nella Seconda Guerra Mondiale. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il Cappellini è inquadrato nel Comando Flotta Sommergibile, nella seconda squadriglia del primo gruppo di base a La Spezia. Al comando del capitano di corvetta Cristiano Masi è uno dei primi sommergibili italiani ad essere inviati in Atlantico, salpando da Cagliari già il 6 giugno 1940, diretto in una zona compresa fra Casablanca, le Isole Canarie e Madeira. Il 12 giugno, mentre si accinge a passare lo stretto di Gibilterra, è attaccato dal peschereccio antisommergibile HMS Arctic Ranger e ripara in acque marocchine e quindi spagnole. Viene comunque bombardato con cariche di profondità sia dall'Arctic Ranger che da un cacciatorpediniere nel frattempo sopraggiunto, il Vidette. Il Cappellini è poi costretto a rifugiarsi nel porto di Ceuta fingendo delle avarie, per eludere, grazie anche alla compiacenza delle autorità spagnole, la Convenzione dell'Aia, che consente alle unità di paesi belligeranti una sosta massima di 24 ore in porti di paesi neutrali. L'equipaggio, apparentemente sceso in franchigia, gli ufficiali e il comandante si sono recati a teatro, risale a bordo durante la notte e il sommergibile può ripartire. Rientrato alla base della Spezia, ad assumerne il comando è il capitano di corvetta Salvatore Todaro. È destinato alla base atlantica di Betasom a Bordeaux, nella Francia occupata. Sarebbe dovuto ripartire già in agosto, ma la partenza è rinviata per avarie. Il Cappellini parte infine per la sua destinazione il 29 settembre 1940. Attraversato lo stretto di Gibilterra e raggiunta la propria zona d'agguato fra i paralleli di Vigo e Mogador, il 15 ottobre 1940 il sommergibile attacca il piroscafo belga Caballo, circa 700 miglia a nord-ovest di Madeira. La nave ha perso il contatto con il proprio convoglio. Il sommergibile ingaggia con esso un duello d'artiglieria e lo centra più volte, immobilizzandolo e facendolo sbandare in fiamme sulla sinistra. Vengono lanciati 3 siluri che però passano sotto lo scafo senza esplodere e quindi viene riaperto il fuoco col cannone, che affonda il piroscafo a 720 miglia da Madeira. Prende poi a rimorchio una lancia di salvataggio con 26 superstiti e parte alla ricerca della seconda imbarcazione, ma viene poi a sapere che è già stata salvata dal mercantile Panama. Nel frattempo la lancia è distrutta dalla forza del mare, così gli occupanti vengono presi a bordo, trasportati alle Azzorre e lì sbarcati il 19 ottobre. Il 22 dicembre 1940 parte per una seconda missione atlantica ed il 5 gennaio 1941 attacca col cannone il piroscafo britannico Shakespeare, in navigazione fra le Canarie e l'Africa. Lo Shakespeare reagisce con l'armamento di bordo, ma nello scontro ha la peggio e la nave è affondata, mentre il Cappellini, colpito da un proiettile in torretta, subisce la perdita del sergente Ferruccio Azzolin.
Il sommergibile italiano trae poi in salvo i 23 naufraghi dello Shakespeare, mentre altri 19 membri dell'equipaggio del piroscafo sono morti nell'affondamento. Presi a bordo, gli uomini vengono poi sbarcati sull'Isola del Sole, una delle isole di Capo Verde. Il successivo 14 gennaio attacca il piroscafo armato inglese Eumaeus, dapprima lanciando 2 siluri che sono però evitati, poi aprendo il fuoco con i 2 cannoni, cui risposero quelli della nave inglese. Nel violento combattimento che ne segue e che si protrae per più di 2 ore, perdono la vita 3 uomini del Cappellini: il sergente Francesco Moccia, il comune Giuseppe Bastino e il tenente del corpo del genio navale Danilo Stjepovic, che ha preso il posto durante il combattimento di un mitragliere ferito. Per questa azione gli verrà poi conferita la medaglia d'oro al valor militare alla memoria. L'Eumaeus è infine affondato a 118 miglia da Capo Sierraleone, causando la morte di 80 dei 91 uomini dell'equipaggio. Per affondare l'Eumaeus sono stati necessari 105 proiettili. Alla fine del combattimento, il Cappellini viene danneggiato da 2 bombe sganciate da un idrovolante britannico che esplodono vicino allo scafo, danneggiando i motori e provocando vie d'acqua. Il battello si rifugia quindi a La Luz, nella Gran Canaria, dove sbarca i feriti e dove viene riparato, grazie alla compiacenza delle autorità spagnole che gli accordano 3 giorni per le riparazioni. Nella notte fra il 23 e il 24 gennaio riparte e il 30, dopo aver percorso 7.600 miglia nautiche, arriva a Bordeaux, restando poi in riparazione per 2 mesi. Il comportamento di Todaro è molto apprezzato dal comandante di Betason, ammiraglio Angelo Parona, e anche da Karl Dönitz, comandante degli U-boot tedeschi, che tuttavia commenta ironico che a Todaro sarebbe stato meglio dare il comando di una cannoniera. Nell'aprile del 1941 ritiene di aver affondato un mercantile tipo Accra in acque scozzesi. Il sommergibile ne ha infatti attaccati 2, ma non esistono conferme. Il 29 giugno 1941 il Cappellini, partito per una nuova missione, deve tornare in porto per dei guasti che nel frattempo si sono verificati. In luglio Salvatore Todaro lascia il comando del sommergibile per arruolarsi nella 10ª flottiglia MAS.